pensavate che andassi a Barcellona con la Punto, Adesso vi spiego tutto. È durissima adesso, è durissima Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui, troppo vicino. Bravi, ce la fa, è entrato, non ci credo, non ci posso credere. No, cosa ce l'ha ha fatta, fatto? non ci posso credere nemmeno io, è impossibile. Bravo! Quella gara me la ricordo, e come me la ricordo. Se la memoria non mi inganna, ero talmente euforico quel giorno che ho preso la moto ed ho girato tutta la domenica con la mia RS 125 che avevo allora. La mia famiglia non sapeva nemmeno che ce l'avessi la moto. Avevo fatto la marachella, come si suol dire, ma questa è un'altra storia. Oggi sono in viaggio per Barcellona, diretto a Montmeló, una pista bellissima nella quale ho sempre sognato di poter girare, ma che fino ad ora avevo solo ammirato dalla track familiarization con Mirko quando andiamo alle gare della Superbike. Passano gli anni, cambiano le moto, ma ironia della sorte si parla sempre di Aprilia, che è il motivo del mio viaggio. Sono appena arrivato a Barcellona e sono contentissimo. Mentre da noi tutte le piste sono chiuse ormai perché fa troppo freddo, io ho avuto la possibilità di venire qui a Barcellona per girare a Montmeló 3 giorni. Prima di dirvi come e perché, voglio spiegarvi perché sto facendo questo video. Come succede a me, probabilmente anche voi nella vostra vita seguite persone per vedere quello che fanno, o perché vi piace il loro stile di vita, o per 1000 altri motivi. Ed io mi sono reso conto che spesso e volentieri il mio canale è troppo sospensioni rapporto moto, sospensioni rapporto moto, cioè io sono molto appassionato di tecnica, sono molto appassionato di pista, però nella vita non faccio solo questo e ci sono delle cose bellissime che faccio tutti i giorni, come ad esempio questa, viaggiare per fare quello che ti piace, e ho deciso che voglio raccontarvele, voglio spaziare, giocare con i contenuti e rendere sempre più vario il canale. Ora rimarremo sempre incentrati sulla moto, perché se mi togliessero la moto sarebbe come togliermi l'aria, però sono una persona alla quale piace cambiare e quindi oggi ho deciso di raccontarvi questa giornata. Detto questo, siccome ho 3 ore da aspettare perché devono arrivare gli altri a prendermi e dopo vedrete chi, rispondiamo a un po' di mail di Backpack Racing e successivamente arriverà a trovarmi un ragazzo che ho conosciuto al World Superbike che era nei pressi dell'aeroporto ed è venuto a trovarmi per un caffè. Poi nella prossima vita ho un sogno. Siccome all'università ho studiato per veramente pochissimo e dato un solo esame, io sono amante delle minoranze indipendenti come può essere la Catalogna, i Paesi Baschi, perché hanno delle lingue super belle, interessantissime, molto particolari, che un giorno mi piacerebbe imparare. Infatti per colpa di quell'anno che ho fatto all'Università Statale di Milano di Lingue e Letterature Straniere, se vedete sulla mia tuta il nickname è scritto in una maniera un po' strana, è scritto MA_S UOLI. Questo non è un nickname, è semplicemente il mio cognome scritto in alfabeto fonetico perché mi piaceva un sacco come risultava scritto il design, e poi è una cosa particolare e che non ha nessuno. Infatti qui in Catalogna, se guardiamo i cartelli, sono sempre scritti in 2 lingue, lo spagnolo e il catalano. Anzi, per farvi capire la forte matrice indipendente della cosa, prima il catalano, poi lo spagnolo. Vieni, devo filmare tutto. Ciao Mattias. Ciao Edo. Come stai? Bene. Questo ragazzo qua che è venuto a trovarmi è Matías Pérez ed è un ragazzo che ha corso in Argentina, è argentino però è nato a Bologna. Oggi, siccome ha visto che ero qui a Barcellona per venire a girare a Montmeló, l'ha visto su Instagram nelle storie, ha detto dai che vengo a bere un caffè, ed è venuto a trovarmi. E la cosa bellissima che ho visto con lui chiacchierando un po' è che siamo 2 persone che nella nostra carriera, nella nostra vita, perché anche lui ha fatto il pilota, ha corso in Italia, ha fatto determinate esperienze, abbiamo dato tutto
tutto per correre. Comunque ho fatto sacrifici immensi, soldi, cercare di trovare le situazioni per poter andare avanti. Però adesso me lo dici in spagnolo perché siamo in Spagna e lo facciamo parlare spagnolo, non vogliamo sforzarlo con l'italiano. Y entonces, Matías, es verdad lo que he dicho, que hemos hecho muchísimo esfuerzo por lograr lo que nos gustaría ser en nuestra vida, ser pilotos, y ahora todos los dos tenemos cosas diferentes en nuestra vida, como yo estoy haciendo backpack racing, estoy haciendo TMBR Corse, estoy haciendo lo que están viendo el canal YouTube, y tú también estás haciendo otras cosas diferentes en tu vida, estás trabajando por Yamaha también. Y bueno, sí, un poco de todo hemos hecho, siempre apostándole a la moto de carrera, que es nuestra pasión. Hicimos desde peñas, lo llamamos en Argentina, que son cenas para juntar dinero, siempre ayuda de los amigos. Y sobre todo él ha hecho mucho esfuerzo, porque vivir en otro continente y venir a Europa es un esfuerzo demasiado grande. Exacto. ¿O no? Sí, cuesta todo 4 o 5 veces más de la moneda nuestra en Argentina. Entonces siempre el esfuerzo formó parte del piloto. Y bueno, creo que vos también te ha tocado. Y yo te hago una pregunta ahora, todo lo que ha hecho por ti ha valido la pena. Totalmente. Come decimos nosotros, nadie te quita lo bailado. Nadie te quita lo bailado. E quindi ragazzi, adesso nei commenti mi dovete scrivere e mi dovete tradurre questa cosa se la sapete. Finita la mia attesa ed arrivati Sergio e Christian, ho salutato Matías e siamo partiti in direzione Montmeló. Ed eccoci finalmente a Barcellona. Qua ci ho passato tanto tempo negli ultimi 2 anni per il mondiale Superbike, per le gare di Mirko, ma in realtà non ci ho mai girato. Come vi ho detto, dopo oggi, dopo il lungo viaggio e le 3 ore che ho aspettato in aeroporto, nelle quali Matías mi ha fatto compagnia, perché ho aspettato Sergio e i miei amici tedeschi, e sono loro che mi hanno invitato qui ad allenarmi per 3 giorni durante questo evento organizzato da Rem. Le parole di Sergio sono state: vuoi fare il pilota? Io ho la moto, vieni qua e la usi. E visto che è una moto che ho già provato e che nei commenti suscita un sacco di interesse, perché mi chiedete sempre: ah, ma cavolo, ma con me, ma perché non fai un video? Questo weekend, che non è un weekend perché sono 3 giorni, lunedì, martedì e mercoledì, avrò la possibilità di provarla con calma e di raccontarvela, ed eccola qua, l'Aprilia RS 660 appena uscita. Questa non è la versione del trofeo italiano, ma come vi ho già fatto vedere a Cremona è la moto preparata da Aprilia Firzigmann, che è un concessionario e preparatore di Aprilia tedesco, quindi comunque ci sono delle affinità simili, ma non le vedremo adesso, le vedremo nei prossimi video con la moto del trofeo. Ci sarà da metterla un po' a posto, da giocare come al solito, e vedremo come andrà. Soprattutto sono curioso di sapere come andrò e come andrà questa moto sul circuito di Barcellona. Adesso, dopo tutta la giornata in viaggio, prima che diventi buio, vado ad allestire il box e a preparare la moto per domani. Io spero che questo video, questo contenuto vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un'iscrizione, con un like, e soprattutto fatemi sapere se c'è qualcosa in particolare che volete sapere riguardo la moto alle mie spalle. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!